Ehi, Tiranno Matto qui. Oggi torniamo in Boemia a scoprire l'eredità di Henry in Kingdom Come Deliverance 2 con l'arrivo del nuovo DLC Legacy of the Forge nel nuovo episodio della mia rubrica Aggiornamento. E mentre il figlio del fabbro cercherà di recuperare la sua eredità, vi presenterò le novità della patch 1.4. Cercherò anche di rispondere alla domanda: ma questo RPG sarà il Game of the Year 2025? Scopriamolo insieme dritto al sodo. Il 9 settembre, assieme al contenuto scaricabile già citato, è arrivata anche la patch gratuita 1.4, la quale, come solito di Warhorse Studios, è andata a sistemare un sacco di problemi che il gioco possedeva già, partendo dai bilanciamenti, dai bug fix, a tutti i problemi che le questline primarie o secondarie continuavano ad avere nonostante già appunto avessimo ricevuto un sacco di aggiornamenti dall'uscita 4 febbraio 2025 fino ad oggi. Infatti Legacy of the Forge non è nemmeno il primo DLC, ma la differenza con il precedente Brushes with Death non è soltanto nel prezzo, perché se non avete preordinato l'edizione più grande come il sottoscritto, sono accessibili ancora separatamente questi DLC. La differenza di quasi 10 euro sta anche nella durata e nel contenuto che entrambi offrono. La missione del precedente DLC è abbastanza breve, mentre Legacy of the Forge, oltre a una questline, ci regala anche un insieme di nuove meccaniche di gioco. E voglio approfittare di questo punto per sottolineare quanto ogni patch principale di Kingdom Come Deliverance 2 sia gargantuesca non solo in termini di spazio occupato e di cambiamenti apportati al gioco, come per esempio il bilanciamento delle armi. Adesso le armi ad asta sono molto più giocabili rispetto ai primi aggiornamenti. Warhorse Studios si sta preparando ai Game Awards, è palese, e ritengo che rimanga in pole position per diventare il gioco dell'anno 2025. La narrazione è spettacolare, la storia, le scelte, i personaggi, il vibe del basso medioevo boemo. Tutto è presente in questo videogioco. È un gioco di ruolo d'azione che riesce in ogni suo intento. È quasi una simulazione e a livello grafico a volte lascia veramente a bocca aperta. Con questa patch hanno anche migliorato la camera mode sotto tanti aspetti. Insomma, manca veramente poco a questo titolo per essere il capolavoro perfetto. Sicuramente io lo metto pari merito a Baldur's Gate 3 fra gli RPG meglio riusciti degli ultimi anni. L'unica cosa che distanzia tanto Kingdom Come Deliverance 2 da Baldur's Gate 3 rimane il sottogenere di RPG. A tal proposito comunque Warhorse Studios già con il titolo precedente aveva rivoluzionato tanti elementi dell'RPG in prima persona stile Scrolls. Il combattimento molto realistico, le armi stesse sono estremamente realistiche e dunque tali ed altri elementi lo vanno a inquadrare molto bene nella simulazione storica rispetto a un Fallout o uno Skyrim, che rispondono anche a regole inventate ovviamente. Non che la storia di Henry di Skalitz sia reale, ma è realistica e ben strutturata all'interno del contesto di gioco. Quindi, per rispondere al quesito che ho posto all'inizio e nel titolo, sì, lo sarà. Io credo che Kingdom Come Deliverance 2 sarà il Game of the Year, il gioco dell'anno 2025. Se volete tirare fuori i forconi e le fiaccole, sarebbe molto a tema con la guerra civile boema del basso medioevo. Trattatemi come il Venceslao di turno, se tanto vi compiace, ma morirò sulla collina di Kingdom Come Deliverance 2 Game of the Year. Parliamo adesso del DLC, del contenuto scaricabile, Legacy of the Forge. Non vi voglio fare spoiler, vi do solo le prime informazioni sul contenuto, così se non lo avete ancora acquistato perché pensate, state valutando se ne vale la pena, oppure non avete ancora riaperto Kingdom Come Deliverance 2, magari avrete occasione per decidervi. Una volta comprato ed installato ed arrivati nella seconda regione di gioco, avremo una nuova missione nei sobborghi di Kuttenberg e una volta arrivati di fronte a questo rudere partirà una bellissima cutscene
cutscene che farà ricordare ad Henry il suo soggiorno da bambino assieme a suo padre patrigno Martin di fronte a questo luogo. Indagando con una signora del posto scopriamo che Martin ha servito come apprendista fabbro proprio in questa bottega che adesso è in disuso. La nostra missione sarà diventare un cittadino di Kuttenberg per entrare all'interno della Gilda dei Fabbri. Una volta che saremo stati approvati, superando una serie di prove che potremmo serenamente fallire malissimo o superare con l'eccellenza, a nostra discrezione, avremo a che fare con la parte gestionale della forgia. Questo DLC introduce una meccanica nuova, quella del prestigio, che andrà a determinare quanto Henry è ben voluto e conosciuto non solo all'interno della Gilda dei Fabbri di Kuttenberg, ma proprio fra tutti i cittadini. Infatti la nostra forgia potrà essere potenziata sia su Andy-Groschen, ma soltanto rispettando i prerequisiti di prestigio. E vi chiederete, come si ottiene il prestigio? Grindando. Oh, questa brutta parola, questo inglesismo, che significa continuando a fare missioni per lo più ripetibili e altre secondarie che fanno parte della narrativa di questo DLC per aumentare appunto la nostra esperienza e migliorare la nostra immagine. Non credo che sia tedioso, sicuramente se non vi piace il minigioco della forgiatura sarà un po' difficile apprezzare completamente il DLC. Vi posso però garantire che c'è un modo un po' secondario, un po' da furbetti, per fare la maggior parte delle attività che però non riguardano la forgiatura. Quindi un'alternativa, anche se non totalizzante, per evitarsi il minigioco più o meno c'è, perché alcune di queste attività ripetibili non riguardano la forgiatura. Ci saranno duelli, borseggi, giochi di dado, eccetera eccetera. C'è di tutto, potete approcciare questo DLC un po' come vi pare, però alcuni passaggi saranno obbligatori. Purtroppo, non avendo concluso la mia esperienza con il DLC, non vi posso dire cosa ne penso al 100%, farvi un'analisi. Io queste cose non me le invento e quindi abbiate pietà. In conclusione vi posso dire che sono veramente soddisfatto di aver ripreso in mano Kingdom Come Deliverance 2, non ho trattato troppissimo sul canale contenuti a riguardo, nonostante la mia avventura su YouTube abbia avuto inizio proprio tramite Kingdom Come Deliverance 2. I contenuti che ho fatto sono sempre stati limitati, anche perché sono arrivato a fare video dopo aver concluso Kingdom Come e tale è uno dei vari motivi per cui non ho mai incominciato una serie. Non lo so, magari mi volete suggerire di farlo, magari con una live in futuro potrei tornare sul gioco. Vi piacerebbe vedere altre guide? Perché alla fine è stato il mio primo le 10 cose da sapere di Kingdom Come Deliverance, che poi ha avuto seguito con altri giochi e molto più successo. Però mi rendo conto anche che la qualità dei primi video, fra cui l'analisi, sia molto inferiore rispetto a quello che vi posso proporre ora. Quindi nulla, grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno anche oggi in questo nuovo episodio della rubrica aggiornamento. Spero di avervi dato tutte le informazioni, spero che mi sappiate dire qualcosa su questo DLC, su cosa pensate voi di Kingdom Come Deliverance 2, se merita di essere il GOTY. Vi chiedo scusa per la voce e anche un po' per la mancanza di energie, ma credo di essere in procinto di ammalarmi per via del cambio di stagione. Vi ricordo link di Instant Gaming in descrizione, like, commento, salamadonna e quello l'avete capito. Deo grazia e fortuna audentes iuvat, sì, le solite cosette. Dai, detto ciò, anche oggi tiranno matto out, perché questo è quanto. Alla prossima, avventuriere ed avventurieri.